Atrium è un progetto che nasce dalla sinergia tra il nostro studio e l'azienda Conte, in cui abbiamo voluto insieme creare la nostra casa ideale, completamente customizzata all'interno di questo spazio in via Monte Napoleone. Il risultato ci piace. Quello che un po' ci spaventava era appunto questo, di scadere nel realizzare un semplice showroom, cioè uno spazio magari bello, magari appunto esteticamente, architettonicamente preciso, ordinato, fatto bene, che però non trasmettesse quel calore che invece una casa normalmente dà. Atrium si snoda in un insieme di ambienti, si parte dall'ingresso dove questa struttura completamente rivestita di specchi cerca di creare una rottura con quella che è l'architettura del palazzo, che siamo in un palazzo del Settecento, perché il visitatore riesca a immergersi anche in una maniera forse un po' metafisica in quello che sarà il percorso nella collezione e nell'appartamento, che si dirama da una sala da pranzo dove abbiamo disegnato un tavolo in marmo travertino a poro aperto con gambe di acciaio, dei tagli molto netti che servono proprio ad andare anche in contrasto con un po' con quella che è l'architettura dell'edificio. Davanti al tavolo della sala da pranzo abbiamo anche uno specchio apribile che nasconde una televisione sopra un caminetto in marmo cappuccino. Abbiamo voluto creare una cantina vine utilizzando l'eucalipto lucido, che appunto va a comporre quelle che sono le strutture che accolgono i vini, che sembrasse quasi come una biblioteca enologica, e sul fondo abbiamo deciso di posizionare un'opera d'arte contemporanea frutto di una collaborazione con Cardi Gallery. E abbiamo il salone, che è l'ambiente dedicato all'accoglienza dove ci troviamo in questo momento. Abbiamo creato questa struttura che ricorda un po' un paravento con questo tessuto di Dedar. Di qua ci sono due opere di Giovan Battista Piranesi del Settecento, tutto questo per incorniciare tutti gli arredi che abbiamo disegnato, come il divano, il tavolo, i due puff, le lampade, pure il caminetto abbiamo disegnato. Proseguendo poi si entra in quella che è la zona più privata, che è la parte dedicata alla notte, è dominata dal letto, che abbiamo deciso di nominare alcova, proprio perché ha questa testiera molto importante a mo' di paravento, appunto, che abbraccia il letto e i comodini. I toni all'interno della stanza sono toni riposanti che virano dalle sfumature del bianco e del beige. I tessuti sono volutamente grezzi, con una texture comunque apprezzabile, volutamente materica, e oltre a questi colori neutri troviamo tocchi di rosso, mattone, che richiamano appunto quello che è il soffitto affrescato originale della casa, che abbiamo voluto riportare come accenno all'interno degli arredi e dei rivestimenti. Proseguendo si entra nella cabina armadio. Gli armadi sono armadi realizzati in rovere naturale e specchi anticati, dalla colorazione questa volta bronzata. Di questa cabina armadio sono apprezzabili i profili delle ante, i bordi sono di dimensione ridotta, le cerniere sono cerniere invisibili, insomma, oltre ad una valenza estetica, anche a livello comunque costruttivo e tecnologico, questa C'è il know-how di Conte che diciamo si rende abbastanza visibile. Terminando poi il nostro percorso si entra in quello che è il bagno realizzato in marmo arabescato. In particolare noi troviamo la zona del lavandino interamente in marmo con un cestino su disegno, sempre realizzato, incassato all'interno del piano del lavabo.